Bentrovati in un altro video estivo e rilassante. Rilassante si fa per dire perché ve ne dirò di cotte e di crude. Però, insomma, se non altro, l'argomento non è certo pesante e non vi richiederà l'utilizzo di troppi neuroni. Quindi, insomma, un po' di nozioni, un po' di notizie, cose che è giusto sapere per far vivere bene e a lungo le nostre care valvole. Perché mi è venuto in mente di fare questo video? Perché ultimamente mi sono capitati un paio di episodi un po' particolari che mi hanno fatto appunto ragionare e mi hanno fatto domandare a me stesso se fossi stato abbastanza chiaro o meno sul come bisogna trattare queste valvole, questi tubi, questi triodi, pentodi, tetrodi, diodi, in modo che durino più a lungo possibile e non si rompano, non ci lasciano a piedi. Io spesso dico che le valvole sono più resistenti dei transistor, il che elettricamente è anche vero. Però ci sono tutta una serie di cause che possono provocarne la prematura di partita. Ecco, questo video vuol proprio essere un elenco più essenziale possibile per evitarvi le boiate che possono succedere, anche al sottoscritto come vedremo, e che possono portare alla perdita dei nostri beneamati tubi. Cominciamo dalle cause meccaniche. Dobbiamo fare necessariamente una prima distinzione, identificare tre grossi gruppi di dispositivi e li dividiamo, li distinguiamo per il tipo di catodo. Tanto per capirci, il catodo in una valvola è quella cosa, è quell'elemento, è quell'elettrodo che nei casi più comuni si riscalda e per effetto termoelettrico emette quegli elettroni che nel vuoto permetteranno di far passare corrente all'interno del tubo. Esistono anche valvole a catodo freddo, esistono tutta un'altra serie di cose, ma per il momento le lasciamo perdere, non ci interessano. Le nostre valvole, le valvole che utilizziamo per sentire musica generalmente, sono del tipo più antico e più consueto, cioè a catodo riscaldato elettricamente in qualche modo. Ecco, proprio questo elettricamente in qualche modo è quello che fa la differenza fra questi tre tipi di valvole. Allora, cominciamo dalle più antiche. La tecnologia più antica è quella con il catodo realizzato tramite un filamento di tungsteno molto sottile che viene portato a un'incandescenza molto profonda, tanto che la luce emessa è gialla molto chiara, quasi bianca, ed è il filo di tungsteno stesso che è ricoperto da uno strato di torio veramente sottile, parliamo di qualche atomo di torio sulla superficie del filamento di tungsteno. Ecco, questo filamento emette elettroni, gli elettroni verranno accelerati dal campo elettrico all'interno della valvola, passa corrente, eccetera, eccetera. Questo filamento di tungsteno è veramente molto sottile, è più sottile di un capello. Quando è riscaldato è delicatissimo. Una valvola che abbia il filamento in tungsteno toriato accesa non può essere tenuta se non in posizione verticale o in rari casi in posizione orizzontale, ma con la linea di simmetria del catodo in verticale. Perché? Perché il filamento portato all'incandescenza diventa talmente morbido, talmente fragile che spostato si piega, si deforma, va a toccare, nel caso di un triodo, la griglia, manda in corto la valvola e il tubo è da buttare, a meno che addirittura non si spezzi direttamente. Ecco, un filamento in tungsteno toriato caldo, se viene urtato, si spezza, è andato. Questa valvola la sto picchiettando così, la sto maneggiando in maniera così libertina, semplicemente perché è già rotta, ok? Queste cose non sono da fare con una valvola di questo tipo. Perché? Perché abbiamo detto che il filamento è comunque sottile quanto un capello, anzi forse meno. Anche quando è freddo è molto delicato. Una valvola del genere non deve subire urti o forti vibrazioni, pena la rottura appunto del filamento. Quindi, quando è montata su un amplificatore siamo a posto naturalmente. È ferma, è tranquilla, nessuno lo prenderà a calci,
ma se dobbiamo muoverlo, trasportarla, allora è imperativo farlo quando la valvola sia assolutamente fredda e con estrema precauzione. Ovviamente valvole di questo tipo a me capita di spedirle, di riceverle dall'estero, e la cosa è assolutamente possibile e sicura se fatta con le dovute attenzioni. Allora, se questa è la scatola delle mie valvole, giusto per darvi un'idea, quando io devo spedire queste valvole utilizzo un imballo di queste dimensioni. Al centro ci sarà la scatola con le valvole che è già imbottita al suo interno. Ecco qua, vedete? C'è la forma delle valvole, le valvole sono assolutamente a morbido, eccetera, eccetera, ma non basta. Ci vogliono parecchi centimetri di materiale morbido, tutto attorno per evitare dei danni da trasporto. Queste sono valvole estremamente delicate. Ve lo dico perché proprio recentemente un signore mi ha spedito una coppia di valvole di questo tipo, me le ha imballate letteralmente in una scatola di scarpe con un giro di Pluriball e ovviamente una delle due è arrivata con il filamento a pezzettini. Ricordatevi che in questi casi ovviamente non c'è garanzia che tenga, quindi attenzione, se dovesse capitare che dobbiate spedire queste valvole per qualsiasi motivo, fatelo con estrema precauzione, perché sono veramente molto delicate. Se non usate le dovute precauzioni, succede questo. Questo è ciò che rimane di una 845 Elrog, queste, dopo che è stata presa a calci dal sottoscritto. Questo è l'interno, ve lo faccio vedere da vicino. Vedete la struttura interna con la placca in grafite che è una meraviglia da sola vedersi. Ecco qua, 3 amiche inferiori e 2 superiori per tenere la struttura ferma. Ovviamente non vi è più traccia del filamento perché a seguito dello shock è andato letteralmente in polvere. Ma ecco, questo è quello che succede se non fate attenzione e date un calcio a un amplificatore. Era spento, se non altro non ho fatto i fuochi d'artificio. Però la valvola ovviamente è andata in pezzi. Notate che si è spaccato completamente il vetro alla base, ma la struttura interna è ancora assolutamente integra, perché devo dire è decisamente molto robustina. Però gli shock non fanno bene né a questi né ad altri tubi. La prima cosa è il vetro. Un'ultima raccomandazione per quanto riguarda le valvole con filamento in tungsteno toriato, quindi riscaldamento diretto, è la cura per la tensione di alimentazione del filamento. Sono valvole molto sensibili da questo punto di vista, bisogna trattarle bene e fare attenzione quando si montano che gli amplificatori che le utilizzano siano adeguati a mantenerne una lunga vita. Filamenti così sottili patiscono le sovratensioni, le sovracorrenti, fanno molto presto a rovinarsi. Per cui attenzione che la tensione sia corretta, che non ci siano sovracorrenti in accensione, che la tensione di alimentazione soprattutto sia ben pulita, perché con questo tipo di struttura è molto facile captare dei ronzii. Poi hai voglia di mettere i potenziometri per eliminarli. È sempre meglio partire puliti dall'inizio. Quindi attenzione con queste valvole, perché sono, a parer mio, forse non solo mio, le più musicali che esistano, ma sono anche le più delicate e quelle da trattare con maggiore attenzione. Facciamo passare un po' di tempo e il filamento in tungsteno toriato diventa un filamento ad ossidi. Rimane il riscaldamento diretto, quindi il catodo è sempre formato da un gruppo di fili che vengono riscaldati, ma non si utilizza più il tungsteno che lavora ad alta temperatura, delicatissimo, eccetera, eccetera, si utilizza un filo ricoperto da uno strato di ossidi che hanno un'alta emissione di elettroni a bassa temperatura. Bassa temperatura si fa per dire, non stiamo parlando di temperatura ambiente, solo che il filamento, avrete notato, anziché diventare bianco-giallo, come può essere 211, 845, 10, eccetera, eccetera, tutte le Elrog di questo mondo,
Ecco, il filamento diventa incandescente, diventa di un rosso più o meno scuro, di un arancione scuro, ecco, mettiamola così, e non diventa bianco. Il filamento è molto meno delicato di un filamento in tungsteno toriato perché è più spesso e perché lavora a temperature più basse, quindi è meno sollecitato dagli shock termici. Però, attenzione, anche la struttura di queste valvole è molto delicata per quanto riguarda la resistenza meccanica, quindi non così critica come un tungsteno toriato, perché ripeto è un filamento un po' più spesso, ma praticamente siamo agli stessi livelli, quindi mai spostare la valvola calda, mai spostare un amplificatore con le valvole accese, ok? E se c'è bisogno di spostare, possibilmente aspettare che siano fredde, perché chiaramente il metallo freddo è meno propenso a deformarsi. Anche queste valvole non devono essere montate in posizioni diverse dalla verticale o in alcuni casi appunto in posizione orizzontale, ma con attenzione all'asse del nostro catodo che sia verticale, in modo che eventuali deformazioni del filamento siano evitate o comunque limitate al massimo. L'ideale è tenerle in piedi queste valvole comunque, perché avendo dei fili tesi fra la parte superiore e la parte inferiore, chiaramente la forza di gravità non tende a deformarli. Quando la valvola è in posizione orizzontale è sufficiente la forza di gravità per deformare questi fili metallici che da caldi, come è normale che sia, sono più morbidi, sono facilmente deformabili. Deformazione che spesso è una deformazione plastica, attenzione, per cui una volta deformato il filamento non torna più dritto. Ecco, quindi tanta attenzione. Per quanto riguarda la movimentazione e la spedizione di queste valvole, allora, valgono le stesse raccomandazioni fatte per le valvole con filamento in tungsteno toriato. Di solito le confezioni sono molto ben fatte, però è meglio avere spazio attorno. Voi sapete che valvole di questo tipo, 300B, 2A3, viaggiano assieme agli amplificatori FEZ Audio, però viaggiano all'interno della confezione, imballate per lo conto loro, con uno strato di materiale morbido che le protegge, oltre ai centimetri di schiuma che fanno parte della confezione. Quindi anche in questo caso è una spedizione sufficientemente corazzata, anche perché viaggiano assieme ad amplificatori che pesano 10-15 kg, quindi con un'inerzia, anche se vengono scaraventati, è l'amplificatore che assorbe gran parte della quantità di moto in caso d'urto. Loro restano un pochino più tranquille all'interno dell'imballo, proprio perché hanno una massa molto bassa. Però mi raccomando, se dovete movimentarle, se dovete spedirle, sempre tanta roba morbida attorno, non la scatola di scarpe con il pluriball, perché la valvola va comunque a pezzi. È meno rischioso del tungsteno toriato, ma è comunque molto delicato. Nella nostra fantomatica scala di musicalità, le valvole a riscaldamento diretto a ossidi vengono, a parere mio, come al solito, però abbastanza condiviso, al secondo posto in linea di massima, dopo quelle in tungsteno toriato. Quindi un po' meno musicali, un po' meno potenzialmente raffinate, un po' meno delicate, un po' più facili da gestire. Per quanto riguarda la questione elettrica, parlando di filamenti a ossidi, sono senz'altro meno sensibili di quelli a tungsteno toriato, a eventuali residui d'alternata, a un non perfetto filtraggio della tensione d'alimentazione e un pochino più tolleranti anche per quanto riguarda sovravoltaggi e sovracorrenti, proprio perché essendo un filamento dimensionalmente più grande di quello in tungsteno toriato, riesce anche ad assorbire e a smaltire eventuali shock termici o alte correnti all'accensione in maniera un pochino più agile rispetto a un tungsteno toriato che invece rischia di essere danneggiato in maniera abbastanza brutta, fino a essere rotto addirittura. Per quanto riguarda la qualità dell'alimentazione, anche qui sono un pochino meno sensibili, ma da trattare con i guanti, nel senso che in certi casi con filamenti a bassa tensione dei riscaldamenti ad ossidi tollerano tranquillamente un'accensione in corrente alternata.
Naturalmente non è il caso di abusare della bontà d'animo di questi filamenti, avere la possibilità di alimentarli bene è sempre e comunque meglio, anche se, ripeto, non è strettamente e assolutamente necessario in tutti i casi. E adesso veniamo alle nostre amiche più fidate e più frequentate, ovvero le valvole con il catodo a riscaldamento indiretto. Quindi, cosa succede in questo tipo di valvole? Beh, non ci sono più filamenti sparsi. Il catodo è un tubetto metallico al centro della struttura della valvola, tipicamente, ricoperto di ossidi, che viene riscaldato da un filamento che passa al suo interno. Quindi voi immaginatevi questo tubetto, all'interno c'è questo filamento che si riscalda, a sua volta riscalda la superficie del nostro catodo ricoperta di ossidi che emette gli elettroni. Ora, essendo questo filamento tenuto fermo all'interno del catodo, diventa molto più resistente alle vibrazioni e agli shock. Chiaramente in questo caso la struttura portante è il catodo stesso, cioè questo tubetto metallico, e quello non si rompe certo perché gli diamo una noccata sopra. Attenzione, queste valvole restano microfoniche, se le percuotiamo fanno rumore, eccetera, eccetera, questo ma non dipende dal nostro catodo, che a questo punto è diventato una struttura rigida e massiccia. Strutture di questo tipo le possiamo trovare nella nostra cara KT88, nell'SSN7, in tutta la serie CC. Vedete che le dimensioni delle strutture possono essere molto diverse in queste valvole, vedete? Però fondamentalmente la modalità di funzionamento è la stessa. Qual è il vantaggio? Beh, intanto la possibilità di isolare fisicamente il circuito elettrico del riscaldatore dal circuito elettrico del catodo. Potrei aver bisogno di avere catodo e riscaldatore a tensioni diverse, con dei limiti, non è che si possa mettere il catodo a 1000 volte e il riscaldatore a 0 o viceversa. Ci sono dei limiti, ma ci sono delle tolleranze piuttosto ampie nelle valvole a riscaldamento indiretto, mentre nel riscaldamento diretto, chiaramente, essendo la stessa cosa, non è proprio pensabile di poterlo fare. Posso accendere le valvole, cioè posso riscaldare il mio catodo con la corrente alternata praticamente senza problemi di induzione di ronzii, o comunque con induzione veramente minima di ronzii. Va bene, se lavoro su segnali piccoli, se ho un prefono, se ho un prelinea, le accenderò in continua, però le finali di un amplificatore tutto sommato reggono tranquillamente l'accensione in alternata senza indurre ronzio. Se poi è un amplificatore tradizionale con un po' di retroazione, questo se lo mangia e abbiamo risolto il problema. Abbiamo immediatamente reso i nostri circuiti più economici, più semplici da realizzare, più robusti, meno soggetti a rotture, quindi capite che è tanta roba. Poi ci sono valvole progettate con strutture interne appositamente fatte per resistere a maggiori shock o per essere meno sensibili alle vibrazioni, meno microfoniche. Chiaramente questo tipo di implementazione del tubo elettronico può essere fatto solo con un riscaldamento indiretto. Un riscaldamento diretto dove ho un filino sottile che, come gli parlo sopra, vibra e fa rumore, beh, chiaramente non mi permetterà di fare cose del genere, a meno di non usare strani o particolari escamotage. La struttura a riscaldamento indiretto è quella che ha reso le valvole più facilmente utilizzabili, per cui le abbiamo trovate in posti dove prima non ci saremmo sognati di averle, no? Quindi, le autoradio a valvole, l'elettronica a valvole più facilmente imbarcata su aeroplani e navi, eccetera, la larga diffusione dei tubi, pensate alle migliaia di valvole che si utilizzavano nei primi laboratori elettronici digitali, già se ne rompevano una ogni 2 ore, ma se non ci fossero state se non ci fossero state le valvole a riscaldamento indiretto, non sarebbe neanche stato pensabile di poter realizzare delle strutture del genere. Quindi grazie al riscaldamento indiretto, anche se ai noi un riscaldamento indiretto non è generalmente raffinato quanto un riscaldamento diretto. Per alcune necessità utilizzare valvole di segnale, ad esempio il riscaldamento indiretto, è necessario, dicevamo, per applicazioni a basso rumore, per applicazioni a bassa microfonicità. Non ci sono fondamentalmente alternative e oltretutto abbiamo una scelta di valvole di produzione attuale molto ampia anche
relativamente ampia anche in termini di diversi modelli, quindi meno male che esistono, continuiamo a tenercele e bene così. Direi che con questo posso terminare la mia serie di raccomandazioni e minacce, come al solito, perché lo sappiamo che è un brutto carattere, quindi non mi è neppure possibile nasconderlo. Spero di esservi stato utile, spero di avervi evitato qualche guaio tipo quelli che sono capitati a me. Godetevi le vostre valvole. Mi raccomando, se ritenete che questo video e i video che pubblico possano essere interessanti, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, magari se volete anche condividerlo, insomma ci sta tutto. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.